In questa occasione mi occupo di mostrare perché avere una mentalità scientifica dovrebbe portarci in modo del tutto naturale a concludere che Dio esiste, ma per prima cosa cercherò di spiegare cosa significhi avere una mentalità scientifica. Avere una mentalità scientifica non significa essere laureati in fisica o in qualunque altra facoltà scientifica e non significa neppure conoscere a menadito le principali teorie scientifiche che oggi impieghiamo per spiegare il mondo, ma significa invece avere un ben preciso approccio nel momento in cui dobbiamo dare una qualche spiegazione a un dato fenomeno naturale che abbiamo riscontrato nel mondo. Più specifico, avere una mentalità scientifica significa osservare la natura alla ricerca di quei fenomeni naturali che si verificano sempre in un certo modo, per i quali dunque possiamo dire che se si verificano sempre in quel modo non è per caso, ma deve esserci una causa che lo determina e noi dobbiamo cercare di capire cosa sia questa causa e per cercare di capirlo dobbiamo tornare di nuovo a osservare la natura cercando di vedere come quella causa opera quando si verifica il fenomeno naturale che vogliamo spiegare, in modo da costruire un modello che replichi quel modo di operare e che ci consenta dunque di dare una spiegazione a quel fenomeno naturale. A quel punto dovremo di nuovo tornare a osservare la natura per vedere se quel fenomeno naturale risulta sempre spiegato dal nostro modello, che dunque rimarrà valido fintanto che sarà in grado di assolvere a questo scopo. In estrema sintesi, avere una mentalità scientifica significa avere il proprio focus sempre sull'osservazione della natura, perché l'osservazione della natura è l'origine e la destinazione di ogni nostra spiegazione. Questo modo di spiegare il mondo non deve però essere limitato al solo ambito scientifico, ma va esteso anche alla filosofia. Con ciò intendo riferirmi proprio alla filosofia scientifica che io stesso ho introdotto e sviluppato, la quale introietta al proprio interno proprio la suddetta metodologia, permettendoci di dire che se la scienza dà una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono in terza persona, allora la filosofia dà una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono invece in prima persona. Se infatti ci pensiamo bene, i fenomeni naturali che valgono in prima persona sono un'espressione della natura tanto quanto i fenomeni naturali che avvengono in terza persona, e se dunque vi è un metodo che ha dato grande successo nello spiegare i fenomeni naturali che valgono in terza persona, non vi è alcun motivo per pensare che lo stesso metodo non possa risultare altrettanto efficace per dare una spiegazione ai fenomeni naturali che valgono invece in prima persona. Vediamo ora come questo metodo di conoscenza possa essere impiegato nell'ambito della filosofia, e per farlo mi servirò di un esempio e come esempio prenderò quello costituito dalla nostra immaginazione, che in effetti è un fenomeno naturale di cui abbiamo esperienza in prima persona. Quello che dobbiamo fare è cercare delle regolarità che valgono a livello della nostra immaginazione, sempre rimanendo all'interno delle nostre esperienze in prima persona, e tali regolarità in effetti ci sono e sono costituite dal fatto che la nostra immaginazione è in grado di creare, tenere in esistenza e governare i suoi contenuti. Ad esempio possiamo immaginare un pianeta popolato da esseri viventi e nel farlo siamo in grado di crearlo, di tenerlo in esistenza e anche di governarlo, facendo accadere tutto quello che vogliamo. A questo punto, una volta compreso che ci sono delle regolarità che valgono a livello della nostra immaginazione, dobbiamo osservare come la nostra immaginazione opera in modo da costruire un modello che sia in grado di spiegarla. Adesso non ci resta che osservare che nel nostro universo c'è qualcosa, in specifico proprio la nostra immaginazione, che è in grado di creare, tenere in esistenza e governare i suoi contenuti, ed è esattamente questo che noi ci aspettiamo da ciò che ha causato il nostro universo, perché ciò che ha causato il nostro universo lo ha creato, lo tiene tuttora in esistenza e lo governa. E dunque arriviamo alla conclusione che il nostro universo non è altro che ciò che sta immaginando una mente. Dunque, una volta che abbiamo il modello con cui noi spieghiamo la nostra immaginazione, possiamo adoperarlo anche per spiegare il nostro universo e mantenerlo valido come nostra spiegazione fintanto che risulta adeguato a questo scopo. In conclusione, abbiamo visto come estendendo il metodo di conoscenza tipico della scienza alla filosofia aumenta notevolmente la nostra capacità di spiegare il mondo, e abbiamo visto come ciò ci permetta di arrivare a dire che Dio esiste ed è costituito da una mente che starebbe immaginando il nostro universo. Se questo adesso può sembrare un'affermazione azzardata, è solo perché non si è tuttora sviluppata una mentalità scientifica anche in ambito filosofico.
Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!